Ciao lettrici e lettori, io sono Michela e questo è un nuovo video. Oggi un video un po' più leggero del solito perché vi porto il Piccole Donne Book Tag. Sono stata taggata per questo book tag da Vittoria di Tales of Seeker, il cui link al canale YouTube vi metto giù nell'info box se siete curiosi di andare a vedere il suo canale. Io ringrazio Vittoria e quindi mi accingo a portarvi questo book tag. In questo book tag ad ognuna delle sorelle March vengono abbinati 2 libri, quindi partiamo subito con la prima, quindi con Beth March. La prima domanda è: scegli un libro la cui morte di un personaggio ti ha completamente devastata. Ovviamente anche in questo video parleremo della Bardugo e ovviamente non potevo non parlare di Regno Corrotto. Non vi dirò quale personaggio muore in questo libro perché sarebbe spoiler. Io in realtà quando ho letto il libro sapevo già della morte di questo personaggio, mi ero fatta spoiler, ma niente, non ce l'ho fatta. È stato devastante perché la Bardugo ha questa capacità di farti amare talmente tanto i personaggi che... no. Se avete letto il libro mi capirete benissimo. Però è una morte che non ho potuto leggerla, assolutamente no. È un libro fantastico a cui ho dato 5 stelline, proprio perché i personaggi ti entrano nel cuore e quindi la morte di uno di loro è stato veramente devastante. Io so che chi ha letto il libro mi può capire. Anzi, se voi avete letto il libro ditemelo sotto nei commenti se la pensate come me sulla morte del personaggio che c'è in questo libro, perché è stato veramente devastante. Sempre riguardo Beth March c'è l'altra domanda: scegli un personaggio genuinamente buono che tu credi si meriti di meglio. Ovviamente non potevano scegliere Frodo del Signore degli Anelli. Non ho il libro qui con me perché l'ho cercato e con questo book tag mi sono resa conto che devo sistemare la mia libreria perché non è uscito fuori la mia copia del Signore degli Anelli e questa è una cosa molto grave. Ad ogni modo, io credo non sia più spoiler dire ad oggi come finisce il Signore degli Anelli, spero. Ad ogni modo, il finale che viene dato a Frodo, questo personaggio si meritava di più. Si è portato il peso dell'anello per tutta la storia e ovviamente alla fine del libro, della storia, ne paga le conseguenze e quindi si meritava sicuramente un futuro più roseo visto tutto il sacrificio che ha fatto. Però la bellezza del libro magari è anche in questo, nel fatto che questo personaggio ha dovuto sacrificare così tanto per portare l'anello e arrivare appunto al finale del libro dove insomma, il bene vince. Ripeto, spero non sia spoiler a dirlo, mi auguro. Ormai insomma è passato qualche anno da quando è stato scritto Il Signore degli Anelli, quindi il film l'abbiamo visto tutti, io immagino non sia più spoiler dirlo. Quindi secondo me Frodo è il personaggio che avrebbe meritato di più come finale per la sua storia. Passiamo adesso ad Amy March. Scegli un personaggio che tu ami ma che tradizionalmente non è capito o apprezzato. Io qui devo parlare del personaggio di Belle di Twilight. Anche di Twilight non è uscita fuori la mia copia, malissimo. Questo veramente mi fa capire che devo sistemare la libreria. Ce la farò prima o poi, ce la farò, vedremo. Ad ogni modo, Belle è un personaggio criticatissimo. Parliamo di Belle letteraria, non di quella del cinema, che su quella del cinema ho i miei dubbi anch'io, ma su quella del libro è stato un personaggio molto criticato perché lei effettivamente praticamente subisce, non fa niente nei libri. Però secondo me viene criticata senza motivo. Perché? Perché è vero che lei non fa niente, ma porca miseria, chi di noi in una situazione dove ci sono questi super mega forti, super mega veloci che si combattono tra di loro e si massacrano, riesce a fare qualcosa? La prima sensazione di non riuscire a fare niente, di essere bloccati e non poter intervenire in qualche maniera se non aspettare di essere salvati, credo sarebbe la reazione umana normale del 99% di noi. Quindi secondo me Belle è una di noi. Quindi secondo me è maltrattata e senza motivo, nel senso che è un personaggio umano, vero, come lo saremmo per lo più noi. Quindi per una volta nel libro non c'è un personaggio che in situazioni veramente enormi riesce ad essere l'eroina di turno. Quindi io questa cosa di Belle invece, lo devo dire, l'ho apprezzata tantissimo. Poi
Sempre per quanto riguarda Amy March. Scegli un libro con una coppia che tu ami, ma che agli altri non piace. Io qui ho scelto una delle mie ultime letture, perché non è tanto che l'ho letto, che è Aurora Rising. La coppia che c'è qua dentro, che non vi dirò perché anche in questo caso sarebbe spoiler, ovviamente si parla della coppia principale, quindi di quella della protagonista di Aurora, con il suo lui di turno, è stata molto criticata. A me piace, perché non ho una giustificazione, mi piace come è stata raccontata. Capisco tutte le critiche, le capisco e sono giustissime, eppure a me piace. E quindi Aurora, il suo boy, nella saga di Aurora Rising. Anzi, io devo dire, non vedo l'ora di leggere il 2 per sapere come va avanti, quindi capisco appunto che le critiche siano giustificate, ma a me piace. Passiamo a Jo March. Scegli un libro che avresti voluto scrivere. In realtà io non ho un libro che avrei voluto scrivere. Mi piace fare la lettrice e non la scrittrice, perché credo che scrivere sia un lavoro molto difficile e ti metta di fronte al... Insomma, io sono una che critica, quindi l'idea di avere tanta gente che critica così tanto il mio lavoro, per carità, nel lavoro fumettistico ce l'ho questa parte, ma nel disegno mi sento preparata in quello che faccio, non saprei minimamente dove cominciare a scrivere, quindi preferisco non scrivere, cioè va bene così, mi accontento del mio lavoro di lettrice ed è fantastico fare la lettrice e non la scrittrice, quindi va bene così. Altra domanda sempre su Jo March. Scegli un libro con una protagonista il cui viaggio è molto più disperazione delle sue storie d'amore. Rispondere a questa domanda è stato molto difficile, in realtà non credo di avere un libro in tal senso, perché a me la parte romance dei libri piace, quindi di solito mi appassiona, però ho pensato di parlarvi di tutti i libri di Coelho, che in realtà non hanno storie d'amore, ma portano dei viaggi interiori dei protagonisti molto importanti. E forse la mia risposta alla domanda è un po' sbagliata, proprio perché questi libri non parlano di storie d'amore, non hanno il romance all'interno, ma mi colpiscono particolarmente per il viaggio interiore che fanno i protagonisti all'interno dei suoi romanzi, quindi rispondo un po' a casaccio, come mi pare, tanto è il mio book tag e decido io, e quindi dico i libri di Coelho. Qua ho l'Alchimista perché è il primo che mi è capitato sotto mano, però dico appunto i libri di Coelho, che è oltretutto un autore che io amo molto. Passiamo a Meg March, che è l'ultima. Premetto che io non sono andata in ordine delle sorelle, perché mi sono fatta gli appunti e non mi sono scritta all'ordine in cui andavano letti, quindi li ho letti un po' a ordine sparso, perdonatemi per questo, ma fa niente. Arriviamo appunto a Meg March. Scegli un libro con un personaggio secondario che l'ha reso il libro per te. Anche di questo non ho trovato la copia fisica, ma non importa perché mi sta arrivando una bella edizione da collezione che mi dovrebbe arrivare, spero, a giugno, ed è Puck di Sogno di una notte di mezz'estate. Io ho un amore viscerale per Shakespeare, tant'è che mio figlio l'ho chiamato William proprio per questo e ogni tanto gli decanto pezzi delle poesie di Shakespeare. Quindi il mio amore viscerale per Shakespeare è immenso, ancora più alto di quello della Bardugo, il che è tutto dire. Però ritengo il personaggio di Puck fantastico, in realtà non è il protagonista, ma potremmo definirlo il protagonista della serie, tant'è che è più conosciuto dei veri protagonisti della storia di Sogno di una notte e mezz'estate, e quindi sicuramente Puck. Sempre per quanto riguarda Meg March c'è un'altra domanda, ed è: scegli un libro con un personaggio le cui aspirazioni sono molto diverse dalle tue. Io non ho la copia fisica di questo libro perché l'ho letto in ebook e ovviamente non potevo non parlare di Jude di Cruel Prince, in italiano Principe Crudele. Ovviamente è un personaggio che adoro, assolutamente l'adoro, però ovviamente ha ispirazioni molto diverse dalle mie. Non per niente, lei parte con queste aspirazioni molto basse, ma che crescono piano piano durante la lettura, e insomma non posso dirvi molto perché sarebbe spoiler, ma ha aspirazioni a un certo punto nella saga, arriva ad avere ispirazioni molto in alto e quindi sicuramente molto diverse dalle mie, lei guarda molto più lontano di me, è molto più sveglia di me sicuramente, e si accontenta molto meno di me. Forse è per questo anche un personaggio che ammiro, perché ha tutta una serie di doti che io non ho,
se non altro per il fatto che finalmente una protagonista non ci viene rappresentata come la solita buonina che sta lì e subisce la serie di eventi che le succedono, ma è una insomma che si dà da fare ed è anche tanto buona, non è insomma, è anzi è un po' stronzetta. Mi piace proprio per il suo carattere, ma pur essendo un personaggio così diverso, che ha delle aspirazioni così diverse dalle mie. Poi c'è da dire che Cruel Prince è una saga che fa del trash sicuramente una sua nota forte e lo fa talmente bene che io dico sempre fa il giro e diventa fantastica, quindi è una saga che a me è piaciuta molto, anche se devo dire mi manca l'ultimo. Quindi è quanto. Avete capito che questo book tag è molto su cosa piace a me, senza senso e senza ma d'altronde è un book tag così è. Io vi invito a rispondere alle domande, io ve le lascio nell'info box le domande, scrivetemi sotto nei commenti quali sono le risposte a queste domande rispetto ai vostri libri, alle vostre scelte letterarie, scrivetemelo con i commenti. Io taggo in questo book tag Alessia Di Fiore, se ti va di farti questo book tag con noi sul tuo canale YouTube, però taggo anche tutti, quindi se avete voglia di rispondere alle domande del book tag, di farne un video sul vostro canale YouTube, di farne un articolo sul vostro blog, scrivetemelo sotto nei commenti, linkatemelo che me lo venga a vedere perché sono curiosa di sapere quali sono le vostre risposte. Ripeto, nell'info box vi metto anche il link al canale YouTube di Tales of Seeker e ringrazio di nuovo Vittoria per avermi taggato in questo book tag che insomma è un video un po' più leggero e divertente rispetto al solito. Intanto io vi auguro buona lettura a voi, buona lettura a me e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!